Come potete vedere dalla neve che ho alle mie spalle, oggi è il tempo ideale per andare a testare questo nuovissimo rugged phone. Per la precisione andremo a testare e analizzare questo nuovissimo e fantastico Otob Hyper 7 Pro. Per prima cosa andremo a verificarne la resistenza e lo andrò a lanciare dal balcone che vedete alle mie spalle, e non contento lo lancerò in aria a 6-7 metri per farlo ricadere sulla neve, e vedremo dopo tutti questi lanci se riuscirà a uscirne senza graffi e senza avere riportato danni. E dopo il test di resistenza iniziale mi sposterò nel mio studio per andare a fare anche il test del comparto fotografico, il test dell'audio e anche andare a scoprire tutte le sue funzioni. 3, 2, 1, via! Guardate che lancio, che volo che ha fatto. Andiamo a vedere se è rimasto integro dopo questo lancio da 3 metri. Direi che intanto lo schermo posteriore funziona, non vedo né danni né graffi nella parte posteriore. Andiamo a vedere anche lo schermo frontale, ma direi che schiacciando il tasto laterale, esatto, si è acceso. E tra l'altro questa neve qua, come potete vedere, non è neve soffice ma è dura, perché è tutta ghiacciata, per cui è veramente un super test. E dopo averlo lanciato dal balcone lo lanciamo anche un po' di volte in aria. Siete pronti? Lancio numero 1, via! Allora andiamo a vedere da vicino, tiriamo via dalla neve. Anche in questo caso lo schermo posteriore funziona. Andiamo a vedere se si sblocca anche lo schermo frontale, e anche qui ci siamo. Facciamo l'ultimo lancio, stavolta lo voglio fare rotolare stile bocce. Siete pronti? Vi voglio far notare quanto è profonda la neve, guardate, mi si è affossato il piede, saranno quasi 40 cm. Adesso andiamo a vedere anche in questo caso. Si è accesa la torcia perché ha schiacciato il tasto laterale, ma anche qui andiamo a vedere se lo schermo funziona. Come avete visto si è acceso, per cui direi che come resistenza ci siamo. E andando a approfondire un po' le sue caratteristiche tecniche, vi informo che è dotato di un potentissimo processore octa-core MediaTek Dimensity 7050 a 6 nanometri 5G con una frequenza massima di 2,6 GHz, 16 GB di RAM di base, espandibili di ulteriori 20 con la memoria virtuale per arrivare a un totale di 36 GB di RAM. E per quanto riguarda lo spazio di archiviazione abbiamo 256 GB, espandibili anche in questo caso con una micro SD fino a 2 TB. Potentissima batteria da 10.800 mAh che vi permette di utilizzarlo fino a 2 giorni con un utilizzo medio intensivo prima di doverlo ricaricare. E nonostante la batteria molto capiente, guardate anche le dimensioni, non è affatto un rugged phone con uno spessore molto elevato, infatti ha un'altezza di 180 mm, una larghezza di 85, uno spessore di soli 19 mm per un peso totale inferiore ai 400 grammi. Uno dei punti di forza di questo smartphone è sicuramente il comparto fotografico con la telecamera principale posteriore Samsung da ben 200 megapixel. Infatti guardate che super obiettivo, e conclude il tutto il night vision da 24 megapixel e la selfie camera anteriore da ben 32 megapixel. Bellissimo display da 6,6 pollici, 2,4K di risoluzione e ben 120 di refresh rate, raggiungendo una luminosità di ben 520 nits. E nel posteriore abbiamo un secondo schermo, guardate che spettacolo, tra l'altro è OLED, e potete utilizzarlo per attivare tantissime funzioni, come ad esempio guardare il residuo della batteria, ascoltare la vostra playlist, fare anche foto, per cui utilizzerete la telecamera posteriore, come vedete questa è la mia fotocamera, orientarvi con la bussola e leggere anche le notifiche. E potete anche personalizzare il quadrante, vi basterà cliccare 2 volte sul quadrante e scegliere tra 6 versioni. E come ciliegina finale hanno anche inserito questa mega torcia da campeggio che ha una potenza di oltre 280 lumen. Comunque non vi preoccupate, perché nella seconda parte del video andremo a fare tutti i test sia del mega LED da campeggio, del comparto fotografico e anche il test dell'audio. Per quanto mi riguarda si fa veramente fatica a trovare uno smartphone con queste caratteristiche a un prezzo inferiore ai 400 euro. E se per caso alla fine del video sarete interessati a questo bellissimo Otob Hyper 7 Pro, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Ma ora bando alle ciance, mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing.
Partiamo dalla dotazione base. Oltre il nostro fantastico smartphone, all'interno del box troverete la pellicola protettiva che aumenta ulteriormente la resistenza dello schermo se la volete applicare per essere ancora più sicuri, e qua c'è tutto il kit per applicarla, il caricabatteria che è compatibile con la ricarica rapida a 33 watt, il cavo di ricarica doppio tipo C, la chiavetta per le nano SIM, il manuale di installazione, e hanno aggiunto anche un utilissimo cavo UTG. Per quanto mi riguarda è veramente un'ottima e soprattutto completa dotazione base. E dopo avervi mostrato la dotazione base andiamo a analizzare da vicino il telaio di questo fantastico device a partire dalla texture posteriore. Guardate, mi piace veramente l'effetto, sembra finta pelle, ha veramente un ottimo grip, per cui anche se lo utilizzerete magari in condizioni scivolose come sotto la pioggia, nella neve o magari in un lavoro all'esterno, non avrete nessuna paura che vi scivoli durante l'utilizzo. Per quanto riguarda il lato di destra troviamo lo slot per le nano SIM, è doppio slot per cui potete inserire 2 nano SIM oppure al posto di una delle due espandere la memoria fino a 2 TB. Qui sotto di colore arancione c'è il tasto personalizzabile con 3 funzioni che dopo andremo a vedere. Nella parte superiore c'è il primo dei 2 speaker, come si vede anche dalla scritta, tra l'altro è anche stereo, ha veramente un'ottima qualità, ma dopo ve lo farò sentire. Nella parte inferiore troviamo l'altro speaker, lo slot tipo C di ricarica ben protetto come vedete da questo gommino protettivo che ne aumenta notevolmente l'impermeabilità, il microfono, e nell'altro lato troviamo il regolatore del volume più e meno, il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Ed eccoci qua nell'home page di Android 14, come vedete la scorrevolezza non è affatto male, guardate anche nella pagina di navigazione di Google come scorre perfettamente. Andiamo a vedere anche le tendine in alto, come vedete quella di sinistra appaiono le notifiche, quella di destra ci sono tutte le impostazioni che potete anche personalizzare schiacciando questo tastino. Sono le classiche di Android, c'è modalità aereo, Bluetooth, attivazione in modalità 5G, trasmissioni su schermo, NFC, scansione, codice QR e l'attivazione della telecamera subacquea. La proviamo ad andare ad attivare ed essendo predisposto per andare sotto l'acqua, come vedete non è sensibile ai punti dello schermo, ma per fare la foto vi basterà schiacciare il tasto laterale. Guardate. Veramente una modalità molto comoda per chi fa immersione, e per uscire vi basterà schiacciare il tasto delle impronte digitali. E come tutti i rugged phone è fornito di applicazioni degli attrezzi dove potete trovare il fonometro che misura i decibel dell'ambiente circostante. Ci sono anche altre funzioni interessanti come la funzione del goniometro, la lente di ingrandimento, il gradiente che serve a capire l'inclinazione dello smartphone. Altra funzione molto interessante è il contapassi se per caso fate attività fisica, e anche il pendolino se per caso deciderete di installare quadri oppure mensole da tenere perfettamente in bolla. Andiamo anche a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono le classiche impostazioni di Android 14. Per quanto riguarda la sicurezza direi che non manca assolutamente niente, perché c'è sia il rintracciamento del dispositivo, il blocco di sicurezza in caso di furto, ed è anche dotato sia di sensore facciale che di blocco col sensore di impronte digitali. Lo andiamo subito a testare, mettiamo il cellulare in standby, vediamo lo sblocco, andiamo a provare anche lo sblocco facciale. Adesso provo a guardarlo dalla telecamera, avete visto anche qui che rapidità, per quanto mi riguarda veramente un'ottima fluidità sia di navigazione e anche di sblocco durante la navigazione. È anche dotato di ricarica inversa, per cui con questo device potete ricaricare altri cellulari o tablet. Andiamo a fare anche il test in diretta, proviamo ad andare a ricaricare quest'altro cellulare. Guardate come è iniziato a ricaricarsi, si vede anche dalla ricarica, per cui con questo fantastico Super Hotwire, oltre ad avere un cellulare, avrete anche con voi sempre una power bank aggiuntiva. Altra funzione molto interessante è la funzione chiave laterale che ho già impostato, ossia questo tastino arancione che trovate sul fianco. Io l'ho già personalizzato, con un clic si dovrebbe attivare la calcolatrice, con il doppio clic dovrebbe aprire YouTube, e direi che ci siamo, e con la pressione prolungata lo screenshot. E andiamo a concludere il tour delle impostazioni con le ultime 2 personalizzazioni degne di nota, tra cui l'espansione della memoria, perché infatti su questo cellulare, come vi dicevo durante l'introduzione, potete espandere la memoria da 4 a ben 20 GB di RAM, che sommati a 16 GB di base potrete raggiungere ben 36 GB di RAM. Praticamente potrete scaricare tutto il Play Store di Google senza avere nessun problema per quanto riguarda l'utilizzo delle applicazioni. Molto interessante anche la modalità guanti, essendo questo uno smartphone anche da lavoro. Lo andiamo a provare in diretta. Guardate che precisione, e questi sono anche guanti belli grandi, non sono i classici piccolini touchscreen, per cui se fate un lavoro che dovete indossare i guanti o semplicemente
semplicemente magari in inverno lo utilizzate alla sera mentre uscite dai vostri amici, questo autowall risulterà sempre perfetto e fluido anche se lo utilizzerete con guanti che non sono fatti apposta per gli smartphone. E per chiudere in bellezza vi faccio vedere anche come andare a modificare il layout dello schermo posteriore, perché c'è appunto la funzione schermo secondario in cui potete selezionare il quadrante. Come vedete ci sono 6 personalizzazioni, ad esempio questa è quella che ho attiva in questo momento, come si vede dalla parte posteriore. La proviamo ad andare a cambiare, direi di mettere questa qui che è più carina. Avete visto, l'ha cambiata in maniera istantanea, per cui il quadrante oltre che modificarlo direttamente dallo schermo posteriore lo potrete anche personalizzare direttamente dalle impostazioni. E ora andiamo a fare il super test di paragone con questo mega LED a campeggio rispetto a un LED di un normale rugged phone. Andrò a spegnere la luce e vedremo la differenza tra i due cellulari per quanto riguarda l'intensità. Partiamo con il normale rugged phone che ha una classica torcia LED come tutti i cellulari. Questa è la sua normale intensità. Se io cerco di illuminare sul lato, già dalla parte posteriore diventa un po' più buio, per cui per avere una perfetta luminosità devo completamente direzionare lo smartphone. E ora andiamo a accendere il mega LED da campeggio. Guardate che spettacolo! E anche se vado a spostare il cellulare a destra e a sinistra, illumina comunque tutta la stanza. Guardate verso la telecamera che luminosità, per cui avete visto la differenza tra un normale rugged phone e questo innovativo e potentissimo Autop Hyper 7 Pro. E ora siamo arrivati al test del comparto fotografico. Vi farò vedere dei video e delle foto che ho registrato direttamente con questo device. Devo dire che la qualità di questa fantastica telecamera Samsung da 200 megapixel si è vista fino in fondo in tutte le situazioni, e grazie all'HDR, agli algoritmi PixSmart e all'intelligenza artificiale avrete anche un miglioramento effettivo delle qualità delle foto quando non avrete una luce ottimale. E anche il Night Vision da 24 megapixel con doppio sensori R è andato oltre le aspettative. E concludo parlando dei video che potrete registrare con una risoluzione massima di 4K. Dai miei test sono risultati stabili e perfettamente in linea con gli altri rugged phone della sua stessa fascia di prezzo. E ora andiamo a verificare la qualità degli speaker di questo Hyper 7 Pro. Come vedete sono già su YouTube, vado a selezionare il video carrellata cosplay musicale che ho fatto a Luca Comics del 2024, vado a aumentare il volume, sentite che potenza, mamma mia! Veramente impressionante, soprattutto se paragonato agli altri rugged phone appartenenti alla sua stessa fascia di prezzo. Sentite anche il ritornello. Mamma mia, veramente tanta roba. Tra l'altro è così potente che se appoggiate il dito nello speaker sentirete tutte le vibrazioni. Per cui se volete un cellulare che abbia una telecamera buona, che sia ultra resistente e abbia anche un audio di ottima qualità, direi che con questo fantastico Hyper 7 Pro avrete il giusto compromesso per le vostre esigenze. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Se volete che recensisca qualche prodotto in particolare, scrivetemelo nei commenti, e da questo Appennino super innevato vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!